Ciao amici, bentornati sul canale dell'arte del fatto a mano. Un benvenuto anche ai nuovi amici che si vorranno avvicinare al mio canale e un grande abbraccio a tutti gli amici che mi seguono da tanto tempo. Oggi vi propongo un bellissimo pull, per me è bellissimo poi. È bellissimo perché è molto fine, è un pull che va indossato da solo con sotto qualcosa, perché comunque presenta delle parti, vedete, traforate, oppure sta molto bene sopra a una camicia. Adesso che siamo in questo periodo di abbigliamento un po' difficile, io lo chiamo a cipolla, come mi hanno insegnato a scuola, appunto nel settore moda, perché appunto è quel periodo in cui un po' c'è freddo, un po' c'è caldo e quindi vanno indossati magari una maglietta, maniche corte, una camicia sopra un pull e poi man mano che viene caldo o viene freddo lo si mette o lo si toglie. Quindi oggi non ho ancora dato il nome a questo pull, però ho voluto iniziare il tutorial perché sono ferma da un pochettino e ho ideato, appunto, ho visto questo punto che mi è piaciuto molto, che vedrete poi la lavorazione è molto particolare, l'ho visto su Pinterest e ho voluto inserirlo in maniera non intera, ma appunto con delle bande, vedete, una centrale, una sarà sul dietro e due sono qua sulle spalle, inserendolo su una lavorazione a raglan. Vedete, questo è il motivo del top down che dà la forma a raglan. Allora, per quanto riguarda il punto è molto facile, è formato solamente da due giri e secondo il mio parere può essere fatto anche da una principiante, perché vedete la lavorazione non è asimmetrica ma è pratica motivo, vedete, sopra l'altro, quindi non è difficile l'inserimento all'interno appunto di un maglione, di un pull top down, per il fatto che appunto lo riusciamo facilmente, vedete, a inserire lateralmente. Allora, adesso io vi faccio vedere il filato che potete utilizzare. Io sto utilizzando un filato che avevo in casa, un 4 fili non ritorto di misto merino, che è un filato che in rocche che ho messo insieme io 4 fili perché mi piaceva il colore e non ne avevo a disposizione, ho voluto usare questo filo, anche perché sapete, ve l'ho già detto, ho pieno la casa, non so più dove metterlo, però logicamente sono prodotti industriali che non trovate facilmente. Ho trovato un valido sostituto nel Vitico della Silke, che è un filato misto lana di uno spessore praticamente identico a quello che sto usando io. È un misto lana, vedete, 50 lana 50 acrilico, sono 150 metri, ogni gomitolino da 50 grammi. Io adesso andrò a fare il campione con il bianco latte, che quest'anno tra l'altro il bianco è un colore predominante per l'inverno. L'uncinetto che ho utilizzato e che va benissimo con questo filato è, vedete, il numero 3 di alluminio, perché io mi trovo bene con l'alluminio. Poi servirà una forbice, il metro da sarta. Allora, non dovrebbero esserci cuciture, però eventualmente voi tenetevi sempre un ago da lana. Adesso qui sulla tavola non ce l'ho, comunque non si sa mai che poi sapete che io durante il mio tragitto poi a volte cambio i modelli perché così magari capisco che la mia idea iniziale potrebbe venire meglio cambiando, quindi mi tengo sempre l'ago da lana e naturalmente serviranno, anche se questo è un top down facile da unire, tenetevi comunque i top down magari per le persone che sono alle prime armi, perché comunque poi vedrete noi abbiamo qua i 4 angoli, qua questi qui vedete, e andremo a unirli facilmente perché ci sono le 2 catenelle e fanno un forellino, quindi facile, però insomma io vi farò vedere lo stesso anche con il marcapunti. Allora, cosa posso dirvi anche? A me è piaciuta molto questa lavorazione e beh, io dico, posso dirvi che possiamo iniziare con il tutorial. Ho iniziato sulla scollatura, che è una generosa scollatura. A me è piaciuta l'idea di fare questo raglan con una scollatura un pochettino larga,
Però poi per chi la vuole stringere sapete che vi insegno poi a fare la finitura anche con l'elastico, inserendo un elastichino ci si può alzare, insomma. Io non ho neanche molto filato, spero di riuscire ad averne a sufficienza, perché sarebbe molto bello anche un bellissimo collo ciambella molto alto che poi potete risvoltare. Bene, possiamo penso iniziare il nostro tutorial. Quindi inizieremo dalla catenella di inizio e vi farò vedere a fare 2 giri completi. Lo faremo, non è un campione, è proprio come se dovessi iniziare nuovamente il pull. Con questo bianco faremo il primo giro, che è quello, il primo giro proprio vero e proprio del motivo, che però sarà appunto lavorato sulla catenella d'inizio. Vi farò vedere il secondo giro, poi vi ripeterò il primo giro, il terzo giro che è uguale al primo, perché è tutto uguale, però naturalmente ve lo farò vedere perché è un pezzettino, perché va fatto, vedete, sulla lavorazione e non sulla catenella d'inizio. Allora iniziamo dalla catenella d'inizio, che equivale al giro collo. Ogni taglia ha le stesse però catenelle, quindi 172 catenelle per tutte le taglie. Ripeto, 172 catenelle. Quindi io inizio il mio nodo di inizio. Magari dopo nel box informazioni, nelle info sotto il video, vi metterò il numero delle catenelle di inizio, così non vi sbagliate. Facciamo il nodo di inizio e cominciamo a fare questa bellissima catenella un po' lunghetta di 172 maglie. Quindi io inizio 1, 2, lavorate normale, né troppo stretto né troppo largo, 3, 4, 5, 6, 7. Ecco, io ho fatto 172 catenelle. Allora, per quanto riguarda, volevo dirvi che per quanto riguarda la quantità del filato dipende dalla vostra taglia. Io adesso penso che con 500 grammi di vitico di arrivare anche a fare una 46. Comunque vi farò sapere, vi metterò cioè nel link il link del filato, magari con più o meno approssimativamente quello che secondo me serve nelle diverse taglie. Comunque è un filato facilissimo da reperire, quindi insomma potete acquistarlo in diversi siti online e anche magari non è carissimo, ma potete anche acquistare un etto o due in più, al limite ci fate una cuffia, perché appunto utilizzando un altro filato io non vi posso fare più o meno. Allora, l'importante è che il filato che utilizzate non sia troppo grosso, perché conosco mistilane con la metratura di 150 metri ogni 50 grammi, molto più spesse di questo. Quindi se mi andate a fare un girocollo di 172 maglie con un filato più grosso, vi viene una cosa spropositata. Questo è il filato giusto che serve per questa tipologia di pull, anche perché va lavorato tutto con giri di maglie alte e doppie. Se il filato è troppo grosso si vedono le maglie che si aprono, insomma va usato un filato sottile. Guardate se l'avete anche più sottile, che magari questo è un 150 metri, l'avete di 170 va ancora meglio, cioè io parlo di 50 grammi. Questo qui lo vedo proprio indicato. Ci sono anche alcuni merino che sono misti merino che sono un pochettino più sottili. Posso citarvi dei misto merino con questa metratura dell'Aisian, che sono veramente dei baby merino che sono veramente belli, ottimi per questo lavoro. Ma per chi volesse stare sul prodotto italiano, insomma, io consiglio questo vitico della Silk. Allora adesso questa catenella di 172 maglie la facciamo passare bene tra le dita, vedete, teniamo ben stretto questo uncinetto che non esca quest'asola, facciamo passare bene, che non si giri, vedete, ci vuole un po' di pazienza, e poi andiamo alla prima catenella, ci vuole un po' di pazienza, importante questo perché altrimenti vi risulta arrotolata, vi trovate alla fine del giro con la catenella arrotolata, vedete, che è un po' elastico questo filato e quindi bello sostenuto.
come la giro io bene, e andate alla ricerca della prima catenella, eccola qui, e andate a chiudere come un normale centrino all'interno della prima catenella lavorata. Ecco qua. E chiudete con la mezza maglia bassa il giro, dopodiché iniziamo subito il top down. Andiamo a chiudere, ecco qui. E iniziamo il nostro top down lavorando direttamente l'angolo, quindi nella prima catenella andiamo a lavorare l'angolo. Avete sentito il mio gatto che si è grattato le unghie sul divano. Allora, iniziamo subito col primo giro con l'angolo del top down. Ci alziamo con 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, lavorando sempre in maniera sostenuta. 4 perché lavoreremo tutti i giri con delle maglie alte doppie. Quindi carico 2 volte il filo, entro nella stessa catenella e faccio una maglia alta doppia. 2 catenelle di separazione. Carico 2 volte il filo, rientro di nuovo nella stessa catenella e faccio una maglia alta doppia. Carico 2 volte il filo, rientro per l'ultima volta nella stessa catenella. Quindi l'angolo è formato da 2 maglie alte doppie, 2 catenelle, 2 maglie alte doppie nello stesso punto di base. Cominciamo il lato. Carico 2 volte il giro, entro nella catenella seguente e faccio una maglia alta doppia. Carico 2 volte il filo, entro nella catenella seguente e faccio la seconda maglia alta doppia dopo l'angolo. Carico 2 volte il filo, entro nella catenella seguente e faccio la terza maglia alta doppia dopo l'angolo. Carico 2 volte il filo, faccio la quarta maglia alta doppia dopo l'angolo nella catenella seguente, carico 2 volte il filo, vado nella catenella seguente e faccio la quinta maglia alta doppia dopo l'angolo. E adesso iniziamo la lavorazione traforata. 2 catenelle di separazione, 1 e 2. Carico 2 volte il filo, salto 1, 2, 3, 4, 5, nella sesta vado a fare la maglia alta doppia, quindi chiudo 2, chiudo 2, chiudo 2, ok? 2 catenelle di separazione, carico 2 volte il filo, ora retrocediamo contando 2 catenelle saltate, nella terza andiamo a fare l'incrocio, facciamo la maglia alta doppia. Attenzione, ora giriamo il lavoro e andiamo a fare 1, 2, 3, 4 e 5 catenelle. Entriamo nell'incrocio, vedete qua, appena lavorato, e facciamo una maglia bassa. 5 catenelle, 2, 3, 4, 5. Vado sulla maglia, vedete, seguente dell'incrocio e chiudo con una mezza maglia bassa. Rigiro il lavoro e vado sulla parte corretta. E faccio ancora 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Vado subito nel primo arco che incontro e faccio una maglia bassa. 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Vado nell'arco seguente e faccio una maglia bassa. Di nuovo 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Lavorate bello sostenuto. Vedete qua avevamo la maglia incrociata. Vedete? Qui alla base della maglia incrociata c'è un forellino, vedete? Questo. Entro e faccio, chiudo con la mezza maglia bassa. Quindi andremo a fare un giro di andata, un giro di ritorno e un giro di andata, ok? Adesso facciamo le 2 catenelle di separazione. 1, 2,
e 3, scusate, 2 catenelle. Allora, carico 2 volte il filo, salto 2 maglie di base, dentro che qua c'è l'incrocio, quindi dopo l'incrocio salto 2 maglie di base e vado nella terza e faccio la prima maglia alta doppia. Carico 2 volte il filo, maglia alta doppia nella catenella seguente. Carico 2 volte il filo, maglia alta nella nella catenella seguente, maglia alta doppia. Carico 2 volte il filo, maglia alta doppia nella catenella seguente, lavorando quindi 4 maglie alte doppie una dopo l'altra, una per ogni catenella. 2 catenelle di separazione. Ora andiamo a fare ancora questa lavorazione particolare, quindi carico 2 volte il filo, salto 5 maglie di base, 1 2 3 4 5, nella sesta vado a fare la maglia alta doppia, 2 catenelle di separazione, carico 2 volte il filo, retrocedo di 2 catenelle, vado nella terza, vedete, incrocio le maglie. Okay. Ora giriamo il lavoro, ve lo faccio vedere ancora, facciamo 1 2 3 4 e 5, vado nell'incrocio all'interno e faccio la maglia bassa, 5 catenelle, 1 2 3 4 5, vado qua nella maglia alta seguente, vedete dell'incrocio, e chiudo con la mezza maglia bassa, giro di nuovo il lavoro e vado sulla direzione del dritto giusta e faccio 5 catenelle, 2 3 4 5, vado nel primo archetto che incontro e faccio una maglia bassa, 5 catenelle, 2 3 4 5, vado nell'archetto seguente e faccio una maglia bassa, 1 2 3 4 5 catenelle, vado in quel forellino, vedete qua, che lo vedete, forellino, e chiudo con la mezza maglia bassa. Guardate, è più facile a farsi che a dirsi, guardate che carino. Per ogni lato abbiamo 3 di queste lavorazioni, chiamiamoli fiorellini. Allora, 2 catenelle di separazione, vi faccio vedere a fare tutto il lato, carico 2 volte il filo, salto 2 maglie di base, attenzione che qua c'è l'incrocio, saltiamo 2, andiamo nella terza, facciamo una maglia alta doppia. Vedete? Carico 2 volte il filo, maglia alta doppia nella catenella seguente, carico 2 volte il filo, maglia alta doppia nella catenella seguente, carico 2 volte il filo, quarta maglia alta doppia nella catenella seguente, quindi 4 maglie alte doppie una dopo l'altra, una per ogni catenella. Ok, adesso andiamo, vi faccio vedere di nuovo fare il terzo fiore, quindi 2 catenelle di separazione, carico 2 volte il filo, salto 5 maglie di base, 1 2 3 4 5, nella sesta faccio la maglia alta doppia, chiudo 2 chiudo 2 chiudo 2, vedete, 2 catenelle di separazione, carico 2 volte il filo, retrocedo, salto 2 catenelle, vado nella terza e faccio l'incrocio, la maglia alta doppia. Giriamo il nostro lavoro, faccio le 5 catenelle, 2 3 4 5, entro nell'incrocio, faccio la maglia bassa, sono entrata nell'incrocio, 5 catenelle, 2 3 4 5, vado nell'altra maglia dell'incrocio, vedete sulla maglia proprio, chiudo con la mezza maglia bassa, rigiro il lavoro, lo riporto nella direzione giusta del diritto e faccio 5 catenelle, 1 2 3 4 5, vado nel primo archetto che incontro e faccio una maglia bassa, 5 catenelle, 3 4 5, maglia bassa nell'archetto seguente, 5 catenelle, 1 2 3 4 5, vado in quel famoso forellino, vedete qua, e chiudo con la mezza maglia bassa. Il forellino è quello che c'è sulla maglia dell'incrocio. Ok,
Fatti 3 motivi si riparte lavorando l'angolo. Quindi faccio 2 catenelle di separazione, carico 2 volte il filo, e mi raccomando, guardate dove è finito l'incrocio, salto 2 maglie di base, vado nella terza e faccio una maglia alta doppia, 2 volte carico il filo, maglia alta doppia nella seguente, carico 2 volte il filo, maglia alta doppia nella seguente, nella catenella seguente, si parla di catenelle, carico 2 volte il filo, nella catenella seguente maglia alta doppia, carico 2 volte il filo, nella catenella seguente la maglia alta doppia. E questo è il lato. Quindi tra un angolo, che è questo qui, e l'altro, questa è la lavorazione. Quindi si fa l'angolo, si fanno subito le 5 maglie alte doppie, poi si fanno i 3 fiorellini di lavorazione, si fanno le 5 maglie alte doppie come qua, nell'inizio, dopo l'angolo, vedete? Poi si va a fare l'angolo, quindi si riparte adesso da qui, vedete, dall'angolo, quindi nella prossima catenella andiamo a fare l'angolo, 2 maglie alte doppie nello stesso punto di base, quindi la prima, la seconda nello stesso punto di base, le 2 catenelle di separazione dell'angolo e altre 2 maglie alte doppie nello stesso punto di base, una e 2, e da qui ripartiamo con le 5 maglie alte, i fiorellini, come abbiamo fatto questo lato. Quindi andate a lavorare 4 lati e 4 naturalmente angoli, e ci vediamo qua alla fine per continuare. Guardate che carino, ho fatto i 4 lati, vedete i 4 angoli, e vi dico che se anche vi sembra un po' larghetto il girocollo, poi quando lo indosserete vedrete che sarà leggermente appoggiato sulle spalle. Eventualmente, se avete una mano più larga, vi insegnerò a ridurlo, quindi non preoccupatevi. Vedete, sono alla fine del giro, ho fatto le ultime 5 maglie alte doppie, sono arrivata giusta. Adesso mi vado a chiudere, qui avevamo l'angolo, vedete, l'inizio, qui c'era le 4 catenelle che sostituivano la maglia alta doppia, vado nella quarta, vedete, catenella, e chiudo il giro con la mezza maglia bassa. Ecco qua. Allora, sapete che questo pure a puntate, questo giro era un po' lunghetto perché è un po' particolare, quindi mi fermerò sul primo giro. Vi dico che il top down è formato solamente da 2 giri che si ripetono, quindi nella prossima puntata andremo a lavorare il secondo giro e poi proseguiremo per un altro pezzettino. Spero che questa nuova mia idea che ho insomma pensato di fare vi possa piacere. A breve ci sarà, brevissimo, ci sarà la seconda puntata di questo top, che adesso io in questo momento ho pensato di chiamare amicizia, perché appunto con queste puntate penso di riunire le persone in amicizia. E sapete che io ho anche un gruppo, per chi non lo sa vi metterò il link nel box informazioni sotto il video, che vi manda direttamente a un gruppo meraviglioso che ho, in cui ci sono delle persone veramente cordiali, e vi aspetto quindi anche nel mio gruppo, e vi metterò i vari link che vi servono per iniziare appunto questa avventura a puntate. Speriamo che vi possa piacere. Va bene, allora ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazze!